Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova recensione. Siamo sempre qui al Cica Cop Studio di Attilio Lombardo, uno studio di registrazione, mix e mastering professionale, e questa potrebbe essere intesa come la seconda puntata della serie dedicata alle studio monitor. Nell'episodio precedente abbiamo visto le studio monitor intorno ai 300 euro la coppia. Oggi andremo a vedere due studio monitor tra i 500 e gli 800 euro la coppia, quindi decisamente un budget più professionale. Come avrete sicuramente capito, questa recensione sarà un po' alla Davide Golia. Avremo lo sfidante un po' più meno diffuso e meno oneroso, sono le Kali, potete vedere gli erime spalle sotto le Mission, quelle sono quelle più con una dimensione più generosa, e contro dei mostri sacri che insomma conoscono tutti, e sono le Dynaudio BM5 e MK3. Come al solito andremo a fare la prova audio adesso, poi commenteremo il risultato insieme, andremo a vedere delle note sul design, sul packaging, la qualità costruttiva, e poi ci avvicineremo alle conclusioni e alle considerazioni finali. Bene, vai con la prova audio. You know we'll meet again. Sorry, in a movie you didn't choose to play. Their will to run away is stronger. Every time we say farewell, you know we'll meet again. Maybe this whole thing don't mean a thing now. Maybe this whole thing isn't. What da da ding, them fin know say me rougher than them. From a little and a grow, I'm on a come on a puppy. I love we been selecting your love sound system. Brigadier the general, the principal a chaplain. Forward Empress Sativa, me a top rank queen. Sit down on the rhythm like a Lisa Panalin. With the mic in a me and annihilate anything. Me no skin teeth, style out, me no grin. Blink 45 and turn table to spin. All the people them rocking to the style and the pattern. We flows them not rush and the page and busting up a play. Police a make a raid for wanted men. The final with no gun beside the big gun just whipping on me end. I walk up to the tower of the control station. Them ask me what's my name and what's my occupation.
Bene, prima di iniziare vi ricordo che se vi è piaciuto il video di mettere mi piace, iscrivervi al canale, commentare nel caso abbiate qualche dubbio o qualche perplessità. Giù in descrizione ci sono i link per l'acquisto, la strumentazione che abbiamo usato e la pagina dello studio che ci ha ospitato. Inoltre ringraziamo e citiamo doverosamente Irene Locche e Paolo Baldini, i quali apprezzo molto il loro lavoro. Trovate giù in descrizione sempre i loro canali sia Spotify che YouTube. Partiamo dalle cali LP8, 500 euro la coppia, 100 watt totali, 60 al woofer, 40 al tweeter, il woofer da 8 pollici e il tweeter da 1 pollice. I materiali purtroppo non sono specificati. Sviluppano 112 dB SPL, ovvero il sound pressure level, il livello di pressione sonora, che di solito si misura a 1 metro di distanza, forse un po' abbondante in questo caso, ma lo vedremo sicuramente più tardi. Bene, come suonano? Facciamo un piccolo passo indietro. Prima di ideare questa recensione siamo andati su YouTube un po' a vedere cosa si pensava in generale delle cali e di queste LP8 in particolare. E abbiamo trovato, devo dire, parecchie recensioni positive e anche molto emozionate riguardo queste cali, soprattutto per il loro rapporto qualità-prezzo. Io sinceramente non ho capito tutta questa emozione, anzi, se devo essere sincero, l'ho capita, nel senso che queste cali, tutto ciò che esce da queste cali è esattamente così, senza emozione, senza incisione e senza colore. Si è cercati insomma con queste cali, queste LP8 di generare insomma un'equalizzazione piatta, però si sono andati a fare diversi errori perché molte frequenze sono bucate. Le basse frequenze sono confuse e sbilanciate, i medi sono così un po' vuoti e inconsistenti. Le alte frequenze invece non riescono a rendere il suono espresso intelligibile e interpretabile. Inoltre talvolta abbiamo sentito dei rumorini strani provenire da queste cali, ci siamo avvicinati, abbiamo messo un po' l'orecchio e abbiamo riconosciuto quelle che potrebbero essere delle risonanze provenire all'interno del cabinet. Questo ci ha fatto pensare a dei difetti di progettazione, ma forse sarebbe troppo ardito supporlo, ma non sarebbe intelligente non prenderlo in considerazione, giusto? Giusto. Cari amici, delusi da queste cali è decisamente un eufemismo. PS, i 112 dB SPL di prima, che abbiamo accennato prima, forse sono un po' troppi perché siamo un po' scarsi a livello di volume così generale. Questo ci tenevamo a sottolinearlo, non hanno quella pressione che è descritta in scheda tecnica, semplicemente tutto qui. Meglio in tutto e per tutto le Tannoy Gold 5 che siamo andati a recensire nella scorsa puntata, insomma 100 euro in meno a cassa, e ci hanno convinto molto di più. Ma veniamo alle Dynaudio. Ah, che goduria ragazzi, ci hanno davvero salvato la giornata. Diciamo qualche breve cenno sulla scheda tecnica. Hanno 100 watt come le cali, però divisi con 50 e 50 sia al tweeter che al woofer. Hanno un woofer da 7 pollici costruito con le loro specifiche della Dynaudio, con i loro materiali, un materiale in polimeri di silicato di magnesio. La Dynaudio ci tiene a farci sapere che entrambi i driver hanno la bobina in alluminio puro. Questa scelta è stata sicuramente adottata perché l'alluminio ha delle capacità di dissipare il calore superiore sicuramente al rame. Questo garantisce l'efficienza dei coni molto più a lungo. Bene, come suonano? Bah, rispecchiano esattamente ciò che pensavamo, ciò che tutti pensano riguardo delle Dynaudio. A me hanno stupito forse anche di più, perché mi aspettavo sicuramente meno bassi e meno carattere sicuramente. I bassi sono lineari, puliti, fluidi, dritti e precisi e sono godibili con ogni genere musicale. I medi sono allineati, corposi e freschi ma mai esagerati. I tweeter svolgono egregiamente il loro lavoro garantendo una perfetta intelligibilità nelle frequenze medio-alte e alte, quindi un suono pulito e molto molto incisivo. Con le Dynaudio siamo veramente in un altro livello. Ci sono parecchi ingegneri del suono davvero famosi che le usano per fare mastering, vengono usate anche da parecchie televisioni come Sky, per il broadcasting, per fare i podcast, per qualsiasi cosa. Insomma, diciamo che andate sul sicuro. Bene, per quanto riguarda il design, torniamo alle cali, non ci hanno convinto sin dall'inizio, sin da quando abbiamo effettuato l'unboxing. Il packaging è un po' così, poco imbottito, è un po' diciamo inferiore alla media. Togliendole poi dalla scatola risultavano un po' leggere rispetto al loro volume. Non fraintendetemi, 9 kg sono comunque tanto per delle casse di questa tipologia. Però siamo rimasti un po' così, un po' basiti. Il design è un po' anonimo, a prima vista così i materiali usati non sembrano di qualità e la loro imponenza volumetrica ci tende subito a
farci avere delle false aspettative rispetto alle Dynaudio. Come al solito troviamo la scritta Designed in California. Ricordate l'altro video con le Presonus e le Edifier? Bene, anche qua troviamo la scritta Designed e Engineered in California e poi il Made in chissà dove, lasciato così nascosto un po' da qualche parte, forse con un po' di imbarazzo. La sensazione dei materiali che ho provato io personalmente, così toccandole, vedendole e standoci un po' a contatto, mi hanno dato l'idea di un prodotto un po' cheap. Dal canto loro le Dynaudio tolte dalla scatola danno proprio una sensazione di un oggetto così, di un gioiellino, di un oggetto di pregio. Si capisce subito che i materiali usati sono al top. Hanno un peso specifico sicuramente più elevato delle cali e si vede subito che il legno usato è sicuramente di qualità. Una volta appoggiate poi sul tavolo con un po' più di luce, guardandole un po' più da vicino, ci si accorge che l'azienda danese ha curato i minimi particolari. È tutto made in Denmark. Anche nelle loro entry level, la passione per l'audio, la dedizione nel soddisfare il cliente e la scelta e la progettazione dei materiali trasuda da ogni particolare. Sono iconiche. A me sinceramente poco importa di un design iconico, l'importante è che suonino bene, però devo riconoscere che la loro diffusione e la loro fama a questo giro sono ampiamente giustificate e meritate. Eccoci qua, è già finito questo video, siamo arrivati alle conclusioni. Mi dispiace davvero per le cali, credetemi, io sono un ardente sostenitore di Davide nella lotta contro il colosso inarrivabile, ma a questo giro mi dispiace, Davide era disarmato, non aveva neanche la fionda, la lancia, quello che è. Era un po' diciamo scalzo nel deserto, cosciente e anche in mutande. Abbiamo esplorato veramente un genere musicale, ma non c'è stata storia, credeteci, a cercare un punto positivo per queste cali. Mi dispiace tanto. Per concludere vi racconto velocemente un aneddoto divertente che è successo durante la giornata dedicata alle prove. È stata una prova bella lunga, diciamo sulle 6-7 ore, ovviamente inframmezzata da delle pause per poter far riposare le orecchie. Ogni tanto succedeva che Attilio metteva la terza uscita delle monitor e io ero un po' con gli occhi chiusi, così cercando di immaginare come sarebbe dovuta essere questa review per non offendere quelli che sostengono fortemente le cali. Beh, lui mandava il segnale nella terza uscita ed erano le Mission che vedete lì sopra le cali, e per l'occasione lì al posto delle cali e delle Dynaudio c'erano comunque le 610 che abbiamo dovuto spostare, le Adam, e le Mission erano completamente messe da una parte all'altra, una puntava verso la room, l'altra puntava verso il cortile, insomma non erano assolutamente direzionate, però riuscivano a suonare molto meglio delle LP8. Questo ci ha fatto veramente pensare e ci ha fatto scendere un po' le braccia, anche perché cali e diversi modelli, tra cui le LP6 e le LP8, vengono comunque osannate da parecchie persone. Un altro aneddoto divertente, così senza tediarvi troppo, è stato che finita la giornata così un po' tristi per riguardo queste cali, la giornata di ascolto, mi è venuto istintivamente di andare verso la scatola delle cali per rimetterle dentro e rispedirle subito al mittente. Questi due aneddoti per introdurre un po' il consiglio finale che ci sentiamo di darvi, ed è quello di magari risparmiare un po' i soldini e depennare magari queste cali, queste LP8, non so poi per le altre, non le abbiamo provate, ma comunque di non prenderle diciamo in considerazione se volete delle studio monitor professionali. Siamo ancora in un budget dove il 60% di differenza non è poi così una somma così importante, quindi meglio agire con calma e valutare l'acquisto di queste Dynaudio. In ultima analisi, le cali in confronto alle Dynaudio non sono certo una reference professionale su cui potete appoggiare le basi e le sorti del vostro mix. Bene ragazzi, è ora di chiudere, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Ci vediamo alla prossima review, speriamo che lo scontro sia un po' più bilanciato la prossima volta, ma sono sicuro che sarà così. Ciao ragazzi! About